Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo il Cavaliere, molto interessante soprattutto per gli aspetti legati alle notizie, alle novità. È una carta di movimento. Che cosa va a movimentare? Appunto qualche notizia, delle idee, ricevere, fare visite, delle informazioni, è vero, quindi novità che si muovono abbastanza in fretta. Possiamo anche muoverci nel senso proprio fisico. Può anche darsi che ci sia un viaggio, se l'avete già programmato, allora quindi sapete che già ci sarà. Se invece state pensando di farlo successivamente, quindi potrebbe essere il momento giusto per pianificare. Poi può essere legato anche a vari spostamenti per tutte le faccende che abbiamo noi da fare nel quotidiano. Magari, ecco, se state pensando di fare determinate cose che prevedono degli spostamenti nel corso della settimana, il momento consigliato è proprio all'inizio, perché nella parte centrale potreste avere dei blocchi e degli impedimenti. Quindi, come vedete, già possiamo trovare dei momenti favorevoli e dei momenti che meglio non programmare alcune cose, perché appunto con la montagna, parlando di blocco, di ostacolo, di opposizione, ad esempio mi può venire anche in mente se uno pianifica e prenota un viaggio, magari c'è uno sciopero, magari ci sono dei ritardi, o c'è qualcosa che non funziona. Ecco, questo è per anche aiutarvi a capire come si evolvono queste energie. Oppure causa forza maggiore esce un altro impegno, un'altra situazione che non vi permette di fare determinate cose. E quindi nel corso della settimana, a parte questo impedimento che si può superare, troviamo anche la carta della dama o della donna, che può riferirsi sia ad una persona da attenzionare, da valutare, da osservare, se avete dubbi e perplessità nello specifico di una persona, ma può anche aiutarvi, può sostenervi, può essere utile soprattutto nelle questioni pratiche e lavorative. E poi potrebbe essere una vostra energia. Quindi che cosa vi stanno consigliando? Di essere comprensivi, di utilizzare la vostra intelligenza, anche la vostra sensibilità, di poter, diciamo, realizzare qualcosa però con cura, con amorevolezza, e quindi anche adottare delle strategie di saggezza e di conoscenza, insomma tutto quello che riguarda le vostre migliori capacità. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, vediamo principalmente coppia single, poi alcune cose effettivamente possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Qui troviamo Bucaneve, Giglio, carte abbastanza positive, parlano di nuovi segnali, sia di interesse, di coinvolgimento, situazioni nuove, anche idee che possono prendere il largo, il nuovo inizio, il via. Abbiamo visto anche con il Cavaliere, bello anche il Giglio che ci parla proprio di serenità e intesa ritrovata, se
si è persa ultimamente un po' per strada, oppure proprio che si intensifica e questi sono gli ottimi presupposti per costruire ulteriormente il rapporto, per recuperarlo, oppure si può parlare anche di ritorno di fiamma nella coppia stessa o anche come riuscire a ristabilire un equilibrio nelle relazioni più importanti, come vi dicevo, di amicizia e famiglia. Quindi bellissima settimana, positiva, costruttiva, impegnativa per certi aspetti, ma comunque molto pregna di intensità, di cura, di attenzione e di gioie che si possono ottenere. Per i single cosa vogliono dirvi? Che delle novità possono esserci effettivamente, quindi o c'è avanzamento, miglioramento di una conoscenza, di una relazione nelle fasi iniziali, quindi le cose procedono bene. Se non c'è proprio nessuno, queste possono portare a un nuovo inizio. Magari c'è stata una conoscenza o c'è una conoscenza nel corso della settimana che ha comunque buoni presupposti per diventare qualcosa di più. O come vi dicevo, in senso lato comunque ci può essere quella nuova persona che entra nella vostra vita e quindi le cose poi si possono sviluppare meglio successivamente. E adesso procediamo con l'ambito, quello più pratico, del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta falsità. Non deve spaventare questa carta perché spesso si può riferire e può essere causa di qualche blocco, di qualche incertezza, perché sia magari se avete dubbi e perplessità riguardo a una situazione che non vi è chiaro che cosa dovete fare, che cosa vi viene chiesto, eccetera, allora magari sapete che bisogna aspettare un attimino e fare chiarezza. Prima di tutto con voi stessi, se la confusione proviene da voi. Se invece sono situazioni esterne, allora magari di aspettare, di non prendere decisioni immediate, di fare scelte importanti in questo momento, ma di vedere l'evoluzione un po' delle varie cose. Può riguardare anche una persona effettivamente, quindi di fare attenzione che cosa vi viene detto, come vi viene detto e anche ad alcune proposte. Che ci sia la carta del denaro, probabilmente alcune fanno riferimento sia ai rapporti, ai legami lavorativi, sia degli aiuti, quindi non vi fidate magari proprio di un aiuto che vi viene dato, potrebbe esserci magari qualcosa di ingannevole, nel senso qualche richiesta, potrebbe esserci qualche sotterfugio, eccetera. Quindi metto un po' in guardia perché queste carte appunto stanno dicendo che magari ci può essere sia qualche blocco, qualche impedimento o qualche sotterfugio da parte di qualcuno. Invece voi rimanete, diciamo, concentrati, cercate di adottare le vostre strategie, di coltivare comunque dei rapporti che possono essere sani, anche riguardo gli affari, magari può saltar fuori l'opportunità di un affare vantaggioso e invece potrebbe non esserlo. Poi dico questo perché c'è anche la carta della disgrazia, come dico, le carte non devono spaventare, dobbiamo prenderle nel modo in cui possiamo prepararci ad affrontare le varie circostanze, possiamo addirittura comprenderle in anticipo e disinnescarle. Loro non vogliono mettervi tensione, ma vogliono aiutarvi a capire proprio per cercare di risolvere immediatamente, quindi di tenere alta la guardia. Poi magari semplicemente sapete di avere a che fare con delle persone che mettono zizzanie, che vogliono litigare, che magari vi impediscono di gestire le vostre cose nel modo in cui sapete fare e nel modo in cui volete
volete, allora quindi sapete già come affrontarle. Per chi è alla ricerca magari si deve superare una fase di blocco, di incertezza, si parla di possibili novità che possono arrivare successivamente, però in questo momento ci si deve concentrare solo sulle cose più importanti, proteggere le vostre energie, quello che desiderate e forse fare un cambiamento nella vostra ricerca, quindi andare a sbloccare o cambiare proprio totalmente, rinnovare la modalità di ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!